Mi sono guardato intorno, non ho trovato l'auto che cercavo e me la sono costruita. Con queste parole Ferdinand Porsche ha creato le sue prime vetture ed oggi, alla ennesima evoluzione del suo concetto originale, si arriva alla nuova generazione della Porsche Panamera, una vettura che è basata su una piattaforma che si chiama MSB, è la prima vettura del gruppo ad utilizzare questa piattaforma, verrà utilizzata anche da altre vetture del gruppo come alcune Bentley e si dice anche una Bugatti. È una vettura che è stata aggiornata nelle forme perché riprende comunque molto della Panamera originale, ma è anche stata rivista in modo molto evidente nella zona posteriore, dove i fari sono molto più alti rispetto al modello precedente. Anche il padiglione scende in modo completamente differente. Molto bello anche l'andamento dell'alettone, che ve lo faccio già vedere aperto, ma forse ve lo faccio vedere nella versione blu che risalta di più, è un po' più bello. Lo vedete come va poi a incanalarsi all'interno dello scalino e sale e scende in relazione alla velocità. La vettura è lunga 5 metri e 0,4, è larga 1 metro quasi 94 ed è alta 1423 mm. Il passo è di 2950 mm, scusate, quindi è più 30 rispetto al modello precedente. Come dimensioni più o meno ci siamo, la vettura è 34 mm più lunga rispetto al modello precedente, mentre per quanto riguarda le dotazioni motoristiche cambiano molte cose, perché sotto il cofano disposto longitudinalmente al lancio ci saranno un motore V8 biturbo da 550 cavalli, 770 Nm di coppia massima, un 3000 2008 V6 da 440 cavalli e 550 Nm di coppia massima. Ma poi quello che sicuramente interesserà il mercato italiano è la presenza di un turbo diesel da 422 cavalli, quindi un turbo diesel dalle prestazioni eccezionali, ma soprattutto 850 Nm di coppia massima che fanno volare la vettura a 285 km/h di velocità massima. Per tutte il cambio è PDK a 8 marce, quindi è una vettura che ha prestazioni sicuramente molto elevate, ma combina tutto questo con un look da vera sportiva. Una vettura che risulta un po' più slanciata rispetto al modello precedente. A vederla dal vivo ci sono alcuni dettagli che ricordano l'attuale gamma, come ad esempio la Boxster in questa configurazione del faro full LED, lo vediamo Matrix, quindi con la capacità di accendere e spegnere gli abbaglianti sulla base di chi precede o di chi sopraggiunge. La struttura, la vediamo, è molto complessa, ve la faccio vedere anche lateralmente. Mi piace molto anche come è fatto il LED inferiore. Questi sono i sensori di distanza. Il cofano rimane sempre con profonde nervature, anche la nervatura che porta dietro è stata resa più profonda per assicurare un look più aggressivo e dinamico, ma soprattutto determinato alla vettura. Il bagagliaio ve lo faccio vedere al volo. Andiamo ad aprire questa versione turbo. È di 495 litri e 1304 è la capacità una volta che si abbattono i schienali. 1304 litri si ottengono abbattendo gli schienali posteriori 40-20-40. Ci sono alcuni dettagli interessanti, come questa rete che va a tenere alcuni oggetti nella parte laterale. C'è l'illuminazione sia a destra che a sinistra, la presa 12 volte. Poi ci sono alcune cose nella parte sottostante, ve lo faccio vedere, come il subwoofer della Burmeister, e poi il kit gonfia ripara. Non è prevista in questa versione la ruota di scorta, che andiamo a chiudere il portellone, ovviamente è elettroattuato. Ok, gli scarichi nella zona posteriore sono stoppiati un po' in tutti i modelli, in questo caso ci troviamo di fronte alla turbo. Sono con questa finitura in alluminio spazzolato, sono 2 per lato, molto belli i cerchi, sono da 21 pollici. In questo caso vi faccio vedere i posteriori. Tutte e due le vetture che vediamo qui sono gommate Yokohama Van, sono da 21 pollici nella zona posteriore, 315/30, molto bella la pinza a 4 pistoncini con finitura gialla e disco carbo ceramico. Andiamo a vedere un pochino anche come è fatta la parte frenante anteriore. In questo caso abbiamo un disco, in questo caso la versione è una 4S, non è la turbo, quindi l'impianto frenante è diverso. Ha il disco in acciaio con la pinza a 6 pompanti di tipo tradizionale, ma se volete vedere qualcosa di veramente giusto vi faccio vedere i freni della turbo con questa mega pinza, la vedete pazzesca nelle dimensioni. È un 6 pompanti
molto generosa, è stata spostata, l'avete visto, rispetto alla versione che avete visto precedentemente, la pinza è stata spostata in avanti e ha il disco carboceramico molto bello, proprio anche nel look, con questa finitura che hanno solitamente i dischi carboceramici, con queste crepe apparenti che vanno a rendere il disco davvero molto aggressivo e subito riconoscibile nel suo essere carboceramico. Anche gli interni della vettura sono molto modificati, ma prima di salire a bordo vi faccio vedere come queste nervature siano state modificate. Anche questo sfogo dell'aria molto bello, rimane un po' dal modello precedente ma è stato rivisto. Anche il faro posteriore è completamente nuovo, andiamo a vedere come è fatta l'illuminazione. Lo vedete con tutta una serie di LED che vanno a comporre la struttura molto sofisticata di questo elemento. Triplo è nella parte inferiore, lo vedete come si sviluppa. Poi la zona centrale ha questa finitura a rilievo, la vedete, che è stata introdotta sulla 911, e poi c'è anche una parte superiore che va a raccordarsi fino alla zona laterale, passando sopra la scritta Porsche, che sembra emergere dalla zona centrale, che vanta una finitura piano black. Questa finitura la ritroveremo anche altrove all'interno della vettura. Vi faccio vedere il motore. Molto bello il vano, è davvero molto ordinato, è coperto con queste plastiche, c'è tutta la serie di filtri che si possono andare ad aprire e chiudere. Poi c'è il coperchio, in questo caso del motore V8, V di 90 gradi, è un diesel S, quindi in questo caso abbiamo il motore V8 da 4 litri, 422 cavalli, 285 km/h, soprattutto ve lo ripeto 850 Nm di coppia massima, davvero incredibile. Mi piace far notare anche come i Porsche abbiano lavorato sulla leggerezza di tutta la vettura, andando a ridurre la dimensione del materiale fonoassorbente, rendendolo, diciamo, disponibile solamente sopra effettivamente la parte del motore, con questa guarnizione, la vediamo, che va a separare la zona del motore da quella del cofano. Davvero molto ben fatta e molto ben studiata da un punto di vista meccanico e anche da un punto di vista tecnologico, una vettura davvero fatta molto bene. Andiamo a salire a bordo della Panamera. Vi faccio vedere prima il pannello porta con la pelle nella zona superiore, fibra di carbonio, alluminio per le finiture, pelle anche nella zona centrale e finiture piano black che vi ho fatto vedere anche nella zona posteriore per quanto riguarda i comandi. Impianto audio Burmeister con finitura in alluminio e battitacco Porsche Panamera Turbo, molto bello, molto intrigante. Il sedile mi piace molto nella sua conformazione, è molto sportivo, il poggiatesta è integrato, la pelle è traforata sia nella zona centrale che nelle sponde, mentre quanto riguarda la zona posteriore e laterale è piena. Tutti i comandi del sedile sono nella zona laterale, è multiregolabile, lo vedete, ci sono decine di regolazioni. Una cosa interessante, non c'è più la chiave di apertura ovviamente come in tutte le macchine moderne, ma rimane l'avviamento a sinistra, questo è un retaggio di Le Mans, quando i piloti salivano a bordo e con la sinistra accendevano la macchina e con la destra si allacciavano le cinture. Andiamo a salire a bordo per un momento, vediamo il raccordo tra la plancia e il pannello porta viene fatto con la cucitura a contrasto, mentre per quanto riguarda la strumentazione rimane l'impressione di avere quella precedente, ma in realtà è un po' tutto cambiato, perché il quadro centrale rimane analogico con la sua bella lancetta rossa e il fondoscala in questo caso a 6800 giri, siamo sulla turbo, ma le zone laterali sia a destra che a sinistra sono digitali e sono in quanto tali personalizzabili nella tipo di grafica e anche nelle informazioni che possono andare a dare. Anche per quanto riguarda le, ad esempio, informazioni sulla dinamica di guida, le troviamo qui sul display e non più sul volante come nei modelli precedenti. Cambia anche la zona centrale della plancia con l'introduzione di questo display da 12,3 pollici, è sia touch, lo vediamo, tra l'altro è molto veloce, mi piace moltissimo perché ha una velocità elevatissima nell'andare a modificare le dinamiche, le impostazioni delle mappe, o anche tutto, vedete anche veramente quanto veloce è nel cambiare le schermate, anche molto bello nel suo movimento. La finitura della plancia rimane come sul pannello porta, fibra di carbonio e alluminio, con la pelle a contornare la zona superiore scura e la zona inferiore invece più chiara. Il tunnel centrale è stato anche in questo caso evoluto rispetto al modello precedente, con sempre la tipologia di costruzione in salita, lo chiamerei così, comunque diciamo che tende a raccordarsi con la zona superiore, ma al posto di avere i tasti come abbiamo visto da Carrera GT in poi, abbiamo tutte queste impostazioni di tipo digitale, quindi non c'è più il comando a bottone, ma c'è proprio un comando che va a pilotare con un semplice touch. È un misto tra touch e anche, sentite, vi faccio sentire il click,
è un misto tra touch e anche proprio un click fisico del tasto. Ci sono poi le levette, in questo caso per la regolazione della temperatura, dove diciamo che i comandi semplici sono rimasti di tipo normale, con il volume della radio e il comando dello schermo e comunque del sistema multimediale, che oltre ad essere touch è anche pilotabile attraverso la sua rotellina. C'è il pomello del cambio molto bello da un punto di vista estetico, è stato evoluto rispetto al modello precedente. Il parking è nella zona posteriore, si può anche andare ad azionare la modalità manuale, spingendolo in avanti si scende di marcia, spingendolo indietro si sale. Le marce possono essere anche pilotate attraverso i pulsanti dietro al volante, col sinistro si scende, col destro si sale. Molto belli anche i nuovi Devio Luce, che hanno questa nuova finitura in piano black con alcune funzionalità molto interessanti. Per quanto riguarda il cruise control, è ovviamente attivo, ci sono tutti i sistemi ADAS possibili e immaginabili, ci sono i comandi per i fari che ovviamente sono automatici. Mentre poi per quanto riguarda la zona centrale, direi che possiamo andare ad aprire il cassettino. Vi faccio vedere la porta USB, la presa AUX, poi c'è la 12 volt con un bel diciamo organizzazione per andare a sistemare tutti i dettagli. Qui si può andare a fissare ad esempio un telefonino o una cosa abbastanza stretta. Poi ci sono due porta bicchieri o svuotatasche, che dir si voglia. Il cassettino con chiusura Panamera. Devo dire che questo interno è fatto molto bene anche per quanto riguarda il cielo in Alcantara, e anche i montanti sono in Alcantara. Andiamo a sederci dietro, il volante è abbastanza giusto sulla mia dimensione, andiamo a sederci dietro, andiamo a vedere com'è. Ho un collega che si è seduto, eccolo qua. Allora andiamo a sederci e andiamo a vedere com'è. Allora, di spazio lo vediamo, questa nuova piattaforma MSB ne assicura davvero tantissimo. È una piattaforma che è stata studiata per andare ad assicurare prestazioni elevate, ma anche tanto spazio a bordo. Vedete quanto spazio ho per le gambe da chi mi precede. Molto bella anche la forma del sedile che è qui davanti. Per quanto riguarda il tunnel centrale, va a riprendere le forme di quello anteriore. C'è un display che va a pilotare il sistema multimediale, ma soprattutto anche il sistema di climatizzazione, che è dedicato per ogni passeggero. C'è la bocchetta laterale, poi c'è una bocchetta centrale, poi c'è un'altra bocchetta laterale per il passeggero destro. Al centro del tunnel centrale abbiamo due porte USB con due porta bicchieri. È davvero ben fatto, molto ben costruito. C'è il bel bracciolo sul quale andare a appoggiare ovviamente il braccio per rendere più confortevole il viaggio, e poi c'è la possibilità appunto di andare a regolare sia la velocità di iterazione che la temperatura. Il sedile è riscaldato ma è anche ventilato, è davvero bellissimo. La prima presa di contatto con la nuova Porsche Panamera è terminata, i prezzi vanno da 117.000 euro, la vettura è già ordinabile, arriverà ai concessionari a partire dal 5 di novembre. Se volete la turbo sono 152.000 gli euro necessari, mentre per quanto riguarda la diesel ne bastano, tra virgolette, 122.000. Con questo è tutto, mi raccomando commentate su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!